Cari amici di Cibolo Passion, ben trovati, situazione altamente sfidante, cielo coperto, sta piovendo, inizio video con pioggia in corso, dietro di me il mio amico Landi, mare formato, onde che arrivano da tutte le parti, ma a noi piace così. Questo è uno spot meraviglioso dove io non ho mai pescato, quindi parleremo di come approcciarsi ad un posto nuovo, l'esperto è Landi, dopo ve lo presento. Ci siamo immediatamente scontrati con una situazione tutt'altro che facile, e cioè, a parte le onde, tanta presenza di posidonia morta che crea un letto e disturba l'azione di pesca perché si va a depositare sui piombi e quindi affonda il galleggiante. Situazione rarissima, praticamente mi sarà successa 2 volte in tutta la vita, però a volte succede e dovremo cercare di risolverla in qualche maniera. Intanto ho sondato e si inizia a pescare. Dura, durissima, una variabile veramente impegnativa, e cioè la presenza della posidonia. Quindi tutti gli svolazzi che generalmente riescono ad escare, a fregare i pesci, oggi bisogna minimizzarli. Quindi io avevo preparato un bello svolazzo da far muovere nella risacca da 1 metro, devo posizionare dei piombini per farla stare più intesa possibile, cercare il fondo e poi a vista cercare le zone dove questi frammenti di posidonia non sono presenti o comunque ci consentono di pescare, perché si vanno a posizionare sui piombini, sulla torpille, sul galleggiante e chiaramente vanno insieme alla corrente a sfalsare tutto il sistema pescante. Il galleggiante va giù anche senza la mangiata. È dura. Ora devo fare delle piccole modifiche, per il momento non siamo riusciti a entrare nemmeno in pesca nonostante le condizioni siano teoricamente molto buone, perché il cielo è coperto, c'è bassa pressione, il mare è formato, però nella pesca non è mai niente scontato, quindi pallini in mano, piccole modifiche in corso che adesso apporterò e speriamo che queste modifiche riescano a dare un senso alla mattinata. Per il momento tanto pessimismo. Cambio in corsa, mentre Landi continua a pescare col bigattino, io ho cambiato leggermente la montatura, provo la mazzancolla per vedere se sta un pochino meglio in pesca e ci metto mazzancolla abbinato a orsetto. Anni fa mi dava delle soddisfazioni, l'orsetto, poi ne parliamo di cos'è l'orsetto, ne parleremo solo se darà i frutti sperati, altrimenti non ne parliamo. Pioggia di bachini e pioggia di pastura. In una situazione del genere buttare, perché il pesce sarà comunque disturbato ma anche attivato dalla presenza di tutti questi frammenti di posidonia in sospensione.
dobbiamo fargli sapere che in mezzo alla posidonia, in questa zona, c'è anche un eventuale nutrimento che poi gli proporremo armato di ametto. Quindi pasturiamo in quantità sia con il salatone, quindi sarda macinata, sia con piogge di bigattini, e alterniamo le esche. Io e Landi ora stiamo facendo un approccio diverso. Landi ancora con bigattino, infatti ha preso un'altra mini occhiatina. Operatore, guarda pure l'occhiatina che ha appena preso Landi. Vediamo se ce la facciamo. Un'occhiatina. Io invece mi sono organizzato più strong, ho cambiato amo, ho messo un amo più importante e sto mettendo l'abbinamento che io ritengo vincente in questa situazione, e cioè mazza incolla. Adesso vi faccio vedere come la metto. Mazza incolla, prima faccio l'innesco e poi mazza incolla, che serve appunto a fornirgli quel qualcosa di interessante, e poi cerco di creare un sistema attirante visivo con il movimento dell'orsetto. L'orsetto è una specie di bigattino gigantesco, vedete? Che a differenza del bigattino è durissimo, è coriaceo, si fa fatica anche a bucarlo, però è perfetto perché vi garantisco che in acqua ci sta, e quando si tratta di saraghi è una cosa comunque gradita. Vedete? Questo è l'innesco che sto proponendo io in questo momento. Dovrebbe fare un po' di selezione, speriamo. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Vabbè, dai, saragotto decisamente interessante, non un mostro, ma comunque un pesce che fa divertire e soprattutto che fa capire che siamo in pesca. In una situazione del genere vi garantisco che è tutt'altro che facile capirlo. Lui è un ottimo testimone. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching. Questo comincia a essere un bel sarago, ragazzi. Ora l'operatore si avvicina e ve lo faccio vedere da vicino. Bel pesce. Oh ragazzi, Atomic XR Energy Master tirato su di peso. Ero solo, se aspettavo te a retinarmelo. Saragotto decisamente interessante. Non siamo in Corsica, non siamo in Sardegna, non siamo in Sicilia, siamo in Toscana. Quindi questo qui è un pesce che va bene, che libereremo chiaramente, però è un bellissimo pesce da divertimento che insomma per il bolognesaro medio è un buon obiettivo. Pesce serio, eh? No, sempre il solito saraghetto. Olè. Anche questo comunque è un bel saraghetto, non un mostro, però insomma un pesce che sicuramente fa divertire. Noi continuiamo a aspettare la mamma. La cosa tremenda è, guardate, vorrei far vedere una cosa, non so se si vede, guardate il filo in che stato è, completamente abraso, probabilmente facendo, ecco, per l'appunto si è rotto, guardate, perché il pesce va a sfregare
sugli scogli. Questo chiaramente indica che dobbiamo, se vogliamo continuare a pescare, aumentare i diametri, assolutamente. La canna che ho scelto di mettere in pesca, in realtà i programmi erano diversi, o meglio, avrei dovuto scegliere un'azione più light perché il mare sarebbe dovuto essere molto più calmo. Poi, vista la condizione, Atomic è stata la scelta giusta. Questa qui con cui sto pescando è l'Atomic XR Energy Master, è la 7 metri. Perché 7 metri? Perché chiaramente dobbiamo tenere la lenza lontana dalla risacca, onde evitare tutti i problemi di sfregamento, eccetera eccetera. Poi 7 metri perché ti dà prontezza sulla ferrata. E a proposito di prontezze, queste sono canne estremamente energiche, sono canne per il tiro, nate per i grandi combattimenti. Non sono top di gamma, perché oggi non sto pescando con dei top di gamma, né per quel che riguarda la canna né per quel che riguarda il mulinello. Però vi invito a scoprire le Atomic, che ormai è un nome storico della casa Trabucco per quel che riguarda le bolognesi. Per questa famiglia XR novità viene implementata la qualità, nonostante non si tratti di un top di gamma. Tanto per incominciare, non troviamo più il CX1, ma qui abbiamo il CX2 di carboni. Le caratteristiche di questi attrezzi diciamo sono tutte relazionate alla potenza di sollevamento. Queste sono canne, questa azione qua riesce a tirare, a staccare su da terra quasi 2 kg, anzi oltre 2 kg di peso. Poi ci sono le azioni che riescono a staccare addirittura 3 o 4 kg di peso, quindi sono canne da fili importanti per il mare, per queste condizioni, altrimenti per le acque interne, per i barbi, insomma pesci estremamente energici. Questa era la canna adatta per questo contesto, è adatta anche al mare. Le componentistiche sono trattate antisalsedine, quindi ottima anche per questi contesti, ve la consiglio. Il mulinello, trattasi di un mulinello non top di gamma, perché volevo una combo abbastanza accessibile a tutti per una pesca appunto non particolarmente raffinata, una pesca aggressiva, e infatti ho messo in campo il nuovissimo Explore FX taglia 3005, non piccolo, un pochino più grande rispetto alla standard 2005 che uso in mare, perché qui chiaramente si lancia, si recupera. Caratteristiche di questo mulinello: chi conosce la gamma Explore per il mondo mulinelli sa già che stiamo parlando di un piccolo argano, un mulinello nato per tirare, un mulinello che viene scelto soprattutto dagli spinner, ma per alcune pesche, le pesche da tiro con la bolognese, è adattissimo anche per questa disciplina. Rapporto di recupero per il nuovo Explore di 5,2, monta 7+1 cuscinetti, quindi fluidissimo, imbobina alla perfezione. Non è un mulinello leggerissimo, chiaramente, perché è un mulinello da combattimento, quindi è un mulinello che si sceglie quando lo si vuole abbinare magari a una canna un po' più, dove c'è più carbonio, diciamo così, come nel caso dell'Atomic. La frizione è estremamente micrometrica, stagna, quindi perfetta anche per il mare, corpo metallico, manovella metallica, pomello gommato, insomma un mix di elementi che lo rendono ottimo anche per questi approcci di pesca. Parliamo di montatura, impossibile andare per il sottile. Ora Landi sta pescando con 3 grammi e è un po' in difficoltà, io ho messo 6 grammi. Ero partito anch'io light, poi ho rinforzato totalmente, perché in questo contesto ci sono 2 esigenze: entrare in pesca rapidamente e soprattutto imporre al sistema pescante di piazzarsi almeno alla metà della colonna d'acqua. Qua ci sono circa 4,5 metri e quindi un galleggiante da 6 grammi grammato a 5 con tanto di torpillone
a metà fa il caso nostro, fa scendere la lenza, aiuta nelle fasi di lancio, quando tiriamo sulla canna per allontanare la pancia del filo dalla risacca sotto i nostri piedi, il galleggiante pesante continua a stare in pesca, quindi secondo me, anche se non è il massimo della raffinatezza, l'impostazione è quella. Come l'ho grammato con una torpille più una serie di un bulchettino stretto sotto e una serie di pallini ad allargare. Caratteristiche particolari di questa lenza? Non è una lenza particolare. Una cosa interessante che vi posso suggerire, che non abbiamo mai detto in Cibolo Passion, è quella, in questi casi dove c'è un torpillone, dove ci sono situazioni di stress del sistema pescante, è quella di andare a posizionare un piccolo stopperino in gomma. In particolare adesso ve lo faccio vedere, io utilizzo gli stopperini di Trabucco, sul quale poi va a battere la torpilla e funge un po' da salvanodo. Intanto sta cominciando a piovere, quindi devo accelerare il mio racconto. La lenza si continua con una girella tripla, immancabile in queste situazioni di turbolenza, per poi continuare ancora con un terminale. Io ho messo uno 016, in particolare l'Ultra Strong FC 403. Possiamo salire ancora di più, possiamo anche scendere, tutto in relazione alle prede, soprattutto alla situazione di mare. Sono salito di filo, pregiudicandomi magari la cattura delle spigole, perché dovevo potenzialmente provare a tirare sui pesci di peso per difficoltà di retinaggio, e quindi questa è l'impostazione. Gli ami in questione sono ami importanti, ami aggressivi. Io sto pescando con degli Shinken nella misura dell'8, in particolare il 5111. Occhiello storto, un amo che nelle misure più grosse utilizzo addirittura a traina. Qui per la mazzancolla e l'orzetto fa il caso mio. Allora facciamo una cala descrittiva, cioè parliamo dell'azione di pesca, che non è facile questa azione di pesca, quindi secondo me va raccontata. Allora io ho lasciato da parte il bigattino perché secondo me è una condizione, con questa risacca, con questa presenza di sedimenti sospesi, oggi era controproducente l'utilizzo del bigattino. Ho sostituito con mazzancolla, fili più importanti, sto pescando con un 16, metto la mazzancolla, la polpa, e in più vado ad aggiungere tutte le volte l'orzetto che aggiunge movimento, ma è un'esca estremamente coriacea, quindi sta bene in pesca. Oltre a questo l'orzetto va a proteggere la punta dell'amo in modo che chiaramente questa non vada a incagliarsi sul fondo, quindi questo è il boccone. Ora passiamo all'azione di pesca. Qui in sospensione c'è troppa posidonia, quindi assicurarsi che il filo prima di tutto sia pulito dalle alghe, si lancia, cioè o meglio lancio ben oltre la fine dell'ossigenazione, dove vediamo tutte, diciamo, aspettate, faccio un bel lancio, ecco qua, dove vedete tutte le bolle, e entro in pesca. Chiaramente il galleggiante starà in pesca, però sarà sottoposto allo stress dei movimenti delle onde. Quindi cosa dovremo fare? Ferrare quando il galleggiante va giù? Assolutamente no, molto spesso saranno false affondate. Quindi la strategia è utilizzare il galleggiante come posizionamento, cioè lui sta in pesca, noi lo guardiamo. Quando vediamo che il galleggiante va giù, alziamo leggermente la canna, quindi linea diretta senza che il filo tocchi l'acqua, linea diretta con il galleggiante, e subito dopo che il galleggiante è andato sott'acqua noi andiamo a guardare la vetta. Con la linea diretta chiaramente la vetta ci comunicherà se c'è la situazione di pesce. Per fare questo ci vuole un'esca appetibile, perché la miglior soluzione è che il pesce ingoi tutto. Questo spesso non accade, però non c'è altro sistema, perché se abbassiamo la canna il filo viene
portato via dalla risacca. Se ci affidiamo esclusivamente all'affondamento del galleggiante, a causa delle alghe sospese, creeremo un sacco di ferrate inutili. Quindi azione di pesca prevede galleggiante in acqua, canna alta, posizionamento della canna alta con filo diretto, all'affondamento osservazione della vetta. Ecco, ora mi sta andando sul galleggiante, do 2 o 3 giretti di mulinello, riacquisisco la linea diretta tra punta e vetta e il galleggiante è tornato su. Era una falsa mangiata, quindi procediamo così e ferriamo quando vediamo che la vetta ci dà un'informazione interessante. Bene cari amici, direi che è il momento dei saluti. Spot difficile, sfidante, mi è piaciuto, non c'ero mai stato, abbiamo dovuto fare delle modifiche in corso d'opera anche perché ci siamo scontrati con presenza di alghe imprevista, mare più grosso di quello che pensavamo, insomma tanti elementi, e poi dulcis in fundo ciliegina che ci ha fatto veramente smettere di pescare. Sì, purtroppo abbiamo scontrato dei predatori, ci giravano in serra e dintorno, quindi abbiamo dovuto smettere. Super serra ragazzi. Comunque un grazie ancora a Landi per avermi portato in questo bellissimo posto e soprattutto per avermi accompagnato in questa ennesima avventura. Ciao a tutti amici, alla prossima! Un grazie speciale alla Croce Rossa per l'assistenza che ha dato a Landi, perché è l'unico uomo che si stava quasi per far staccare un dito da un saraco. Lo vuoi far vedere? Poverino.